Questa è la madre di Crystal Krug e sta per vivere il peggiore momento della sua vita. Salve signora, la prego stia indietro, mi faccia lavorare. Crystal è appena stata selvaggiamente uccisa nel garage di casa sua. Un crimine spietato che spezza per sempre una famiglia normale. I understand, I need protect her. Lasciando un marito devastato dal dolore e 3 figli piccoli. Da mesi Crystal era vittima di predatore invisibile, di uno stalker del suo passato. Perseguitava lei e la sua famiglia. Ma la realtà che sta per emergere è infinitamente più oscura. I massimi esperti di criminologia, detective veterani, concordano tutti su un punto. Questo è uno degli omicidi più geniali e complessi che l'America abbia mai visto. Un livello di premeditazione così maniacale, un alibi programmato nel futuro, un piano che nella mente del suo assassino era semplicemente perfetto. Mettetevi comodi, perché state per entrare nella mente che ha concepito il delitto perfetto. Nell'agosto del 2023, su richiesta del detective Martinez, il sergente Harry viene incaricato di esaminare l'auto di Crystal Krug. Questa è Crystal Krug, mesi prima del suo omicidio. Vive qui con suo marito, Daniel Krug, e i loro 3 figli. Crystal e suo marito Daniel sembrano condurre una vita ordinaria e tranquilla insieme ai loro figli. Ma a porte chiuse sta accadendo qualcosa di oscuro che distruggerà questa bellissima famiglia. Il motivo? Crystal è finita nella rete di uno stalker spietato. Un'ossessione malata, scandita da minacce incessanti e dall'oscurità di qualcuno che dichiara di spiare ogni sua singola mossa. Questo ufficiale è qui per controllare la sua auto alla ricerca di localizzatori GPS o qualsiasi cosa che possa spiegare come questo stalker continui a trovarla. In realtà, lo stalker è molto più pericoloso di quanto si potesse immaginare. Niente mi salta all'occhio. Lo so, neanch'io. Spero solo che sia qualcuno che mi sta prendendo in giro. L'ufficiale continua a perquisire il veicolo da cima a fondo, ma non trova nulla di sospetto. Così, prima di andarsene, offre a Crystal alcuni consigli sulla sicurezza e la rassicura che continueranno a indagare sul suo caso. Non molto tempo dopo l'inizio dell'indagine, la polizia di Broomfield riceve un'altra chiamata. Questa volta dal marito di Crystal, Daniel, che segnala un'effrazione a casa sua. Un agente viene inviato per controllare. Inconsapevolmente, questo incontro sarà l'inizio di uno degli omicidi più calcolati che gli Stati Uniti abbiano mai visto. Sono Austin Shante, piacere di conoscerti. Sono Dan Johnson, piacere di conoscerti. Appena sono arrivato ho visto qualcuno correre fuori, saltare oltre il mio cancello e scappare da quella parte. Non ho pensato di chiamarti finché mia moglie non è tornata a casa di recente e ci siamo resi conto che la chiave di riserva che teniamo in garage non c'è. Secondo Daniel, manca una sola cosa, la chiave di riserva della casa. Se qualcuno l'ha rubata, significa che il suo lavoro non è finito, che ha intenzione di tornare. L'ufficiale gli consiglia di cambiare immediatamente le serrature, assicurando che la polizia continuerà ad indagare. Ma ciò che nessuno può sospettare è che questa è solo la prima mossa di un piano orchestrato nell'ombra da mesi. Il primo passo. 9 giorni dopo la denuncia di Daniel, sua moglie Crystal si sveglia in uno stato d'ansia. Da settimane riceve inquietanti messaggi anonimi. Ha la certezza che qualcuno, là fuori, la stia braccando. Fino ad ora lo stalker non aveva un nome, una presenza senza volto, sempre più vicina. Ma oggi tutto cambia. Mentre Crystal prepara il caffè e i bambini per la scuola, il telefono vibra. Sullo schermo compare un nome sepolto da oltre 20 anni. Jack Anthony Holland. Un uomo frequentato per poco tempo all'università. Il messaggio è secco, del tutto inatteso. Ciao Crystal, sono Anthony. Spero non ti dispiaccia se ti ho cercata. Sono a Boulder ogni 2 settimane, pensavo potessimo vederci. Ci stai? All'inizio non ci dà peso. Si erano parlati l'ultima volta anni prima e lui sembrava innocuo. Quindi lo ignora e tira dritto. Ma il giorno dopo, l'inferno ha inizio. Ci sei? Dovresti ringraziare quando ho pietà di te. Comunque ho visto le tue foto. Sei ingrassata. Dovresti ammazzarti. Ti ho visto dal dentista oggi. La tua targa è scaduta, sistemala. All'improvviso, l'incubo di Crystal diventa reale. Inizia a vivere con il terrore costante di essere spiata. Ormai è certa. Anthony è lo stalker che la tormenta da settimane. Diventa paranoica. Installa telecamere ovunque, dashcam in auto
e gira armata di pistola ogni volta che esce. A fine ottobre, Crystal non dorme più. Registra ogni singola mossa dello stalker su un file Excel. Poi, quasi un mese dopo, una nuova mail di Anthony conferma lo scenario peggiore. Questo è tuo marito? Questo qui? Guida piano come una vecchia. Digli di stare attento. Non vorrei che gli succedesse qualcosa mentre è alla guida. La mail contiene una foto. Mostra Daniel proprio sul posto di lavoro. Ora il predatore non punta solo Crystal. Sta dando la caccia alla sua famiglia. Crystal capisce che da sola non può farcela, polizia. Quindi, come posso aiutarti stasera? Cosa sta succedendo? Sì, quindi ho un ex di molto tempo fa che occasionalmente mi ha trovato sui social media e non è mai stato un problema fino a questo mese. Quindi questo mese ho ricevuto numerosi messaggi di testo e poi oggi ho ricevuto un'email molto minacciosa ed è arrivato al punto che ha scattato una foto recente di mio marito sul posto di lavoro. Quindi lo stalking sta diventando un po' troppo aggressivo in questo momento. Il mio ultimo contatto con questa persona è stato 5 anni fa, quando gli ho detto che ero felicemente sposata. Non avevo interesse a capire perché continuasse a contattarmi. Ha un po' esagerato e poi mi ha bloccata. L'ho bloccato anch'io. Non ho più avuto sue notizie da allora. Dopo aver spiegato tutto all'ufficiale, documenta ogni dettaglio e inoltre il caso all'unità investigativa del dipartimento. Nel giro di poche ore, il fascicolo arriva sulla scrivania del detective Andrew Martinez, un investigatore esperto che ha lavorato su alcuni dei casi più difficili di Broomfield, inclusi rapimenti e crimini violenti. Martinez programma un incontro formale con Crystal per la settimana successiva, sperando di ottenere un quadro più chiaro di cosa stia realmente accadendo e chi sia veramente questo Anthony. Crystal si siede con il detective Martinez per spiegare a che punto è la situazione. Voglio dire, ha visto tipo foto complete della mia famiglia, dei miei figli. Così ho bloccato tutto molto velocemente. Dopo questo, perché era piuttosto allarmante, giusto? Dove lui dice, siamo destinati a stare insieme e la mia famiglia ama che stiamo parlando. Io ero tipo, wow, pensi che siamo in una relazione? Così ho chiuso tutto molto duramente. Ho detto, questo è davvero inquietante per me. Devi smetterla. E lui si è emozionato davvero e poi mi ha bloccato. Io ho pensato, bene, e l'ho bloccato. E ora sono tipo... E poi ho chiuso completamente Facebook. L'unico sviluppo che ho ricevuto il rapporto completo dall'investigatore privato. Problema, e lo vedrai in questo rapporto, ci sono un sacco di numeri di telefono associati a lui, ci sono un sacco di indirizzi, si sposta ovunque tra 3 stati diversi. Mentre Crystal mostra al detective le sue prove, 2 dettagli risaltano immediatamente. Primo, il suo stalker non le sta solo mandando messaggi da numeri casuali, sta usando più linee telefoniche e diverse identità digitali, trovando modi per contattarla anche dopo che lei cambia le sue informazioni. Chiunque sia, è persistente, ingegnoso e spaventosamente determinato. Secondo, il suo ex fidanzato, Anthony Holland, è collegato a diversi indirizzi e a numeri di telefono multipli. Che si tratti di instabilità o di un tentativo di restare fuori dai radar, convince Martinez che Crystal ha a che fare con qualcuno che o non vuole essere trovato o sta pianificando qualcosa di molto peggiore. Tenendo conto di questo, Martinez conclude l'intervista con Crystal e inizia il lato digitale dell'indagine. Invia mandati ai fornitori di servizi richiedendo registri telefonici, log delle email e informazioni sugli account per rintracciare lo stalker. Purtroppo per Martinez, queste aziende commetteranno un errore che si rivelerà presto mortale. Mentre aspetta che le prove digitali arrivino, Martinez decide di approfondire un altro aspetto: l'effrazione nel garage che Daniel ha denunciato a settembre, quando un estraneo avrebbe rubato la chiave di riserva della loro casa. Convoca Daniel per un'intervista formale, volendo sapere se ha notato qualcuno seguirlo. Ma invece di chiarire le cose, Martinez sta per scoprire qualcosa di molto più inquietante sulla famiglia Krug. Sono sicuro che ti ha detto che lei ed io stiamo attraversando un periodo difficile, un po' in crisi, quindi probabilmente non sembrava così urgente fino a quando non lo è stato. Certo, e non mi ha detto che stavate attraversando un momento difficile. State per separarvi, divorziare o cercate di risolvere le cose? Da determinare. Mio fratello Matthew è un poliziotto, quindi ho un'aspa retrattile, un manganello d'acciaio. Come ho detto, sì, non in questo momento, ma altrimenti ce l'ho sempre con me, dormo con esso accanto a me.
ho comprato alcune telecamere di sicurezza aggiuntive per la casa. Quindi cosa sto facendo? Sto andando nel panico e sto facendo un pessimo lavoro nel proteggere mia moglie. Quindi non sto bene. Sì, posso vedere. Quindi con questo so che Chris Steele abbiamo messo la sua macchina su un sollevatore martedì pomeriggio per vedere se c'è qualche tipo di tracciamento GPS o qualcosa del genere. Non abbiamo trovato nulla sulla macchina. Se Anthony vi sta osservando, sarà di persona da una distanza o da vicino o in qualche modo. Ma per Martinez è chiaro che anche lui sta subendo le conseguenze dello stalking. Sua moglie è terrorizzata, la sua famiglia si sente braccata e lui sta lottando per capire come tutto questo stia accadendo. Il detective Martinez conclude l'intervista, ma qualcosa che Daniel ha detto rimane nella sua mente. Ha rivelato che non sapeva dello stalking per quasi un mese, non fino a quando Crystal finalmente gli ha mostrato l'email con la foto scattata fuori dal suo posto di lavoro. Quindi Martinez decide di approfondire la dinamica familiare e ciò che scopre è preoccupante. Scopre che la coppia ha attraversato un periodo difficile di recente, niente di ostile o pericoloso, ma stavano cercando di risolvere le cose, facendo ciò che ritenevano fosse meglio per i loro figli e mantenendo la famiglia unita nel miglior modo possibile. Con quanto lo stalker sembra sapere delle loro vite, Martinez si chiede brevemente se qualcuno all'interno della casa possa manipolare la situazione e per un momento considera persino la possibilità che Daniel possa giocare con sua moglie in un modo contorto per cercare di sistemare il loro matrimonio. Ma quell'idea viene rapidamente scartata. Non ci sono prove a sostegno di nulla di ciò e tutti i segnali puntano ancora ad Anthony. Per non parlare del fatto che Crystal stessa è pienamente convinta che il suo ex sia dietro la campagna di stalking. Per tutto novembre, le molestie continuano a intensificarsi con più messaggi e minacce. Crystal continua a documentare tutto e a monitorare costantemente le sue telecamere. La giornata inizia come ogni altro giorno. Daniel va al lavoro, mentre Crystal esce per portare i bambini a scuola. Durante quei minuti, qualcuno si avvicina alla porta d'ingresso, copre la telecamera del campanello Ring con del nastro e si infila in casa. Minuti dopo, Crystal torna a casa, entra nel garage ed esce dall'auto. Non ha idea che qualcuno la stia aspettando dentro. E nel momento in cui chiude la portiera dell'auto, lui attacca. Lo stalker colpisce Crystal alla testa, la pugnala e la lascia sanguinante sul pavimento. Dopo mesi di pianificazione, questo è il momento che aveva atteso. Più tardi quella mattina, Daniel prova a chiamare Crystal dal suo ufficio, ma lei non risponde né ai messaggi. Passano ore e non c'è ancora traccia di lei. Così Daniel decide finalmente di chiamare la polizia. Springfield Dispatch, sono Mandy. Mi chiamo Dan Krug, non credo che sia un'emergenza, ma questo sembra davvero strano. Mia moglie non risponde ai messaggi di testo o alle chiamate. Abbiamo ricevuto minacce, siamo stati entrambi presi di mira da uno stalker. Sono state fatte minacce contro la mia vita e minacce di tipo rapirla, ed è per questo che sono nervoso che non mi risponda. Entro pochi minuti dalla chiamata di Daniel, un agente viene inviato alla residenza dei Krug per controllare Crystal. Allo stesso tempo, Daniel chiama anche la madre di Crystal, chiedendole di andare a controllare sua figlia, mandandola direttamente nel peggior momento della sua vita, mentre lei si dirige lì. L'ufficiale arriva per primo alla casa. Ciao. Oh, ero solo, sono il loro vicino e mi hanno chiamato e hanno detto puoi andare a vedere se risponde alla porta. Oh sì, ha mandato anche noi quindi. Sì, sono tipo accanto, sì, va bene. Proprio accanto? Va bene, d'accordo signora, grazie. La casa sembra tranquilla e l'ufficiale non nota nulla di strano dall'esterno, ma prima di chiudere la chiamata e andarsene, qualcosa lo inquieta. Quindi avvicina un po' di più la sua auto di pattuglia per controllare il garage, dove sta per scoprire una vista tragica e orribile. Mentre l'ufficiale si avvicina per guardare meglio, nota un corpo disteso a terra immobile con del sangue sparso sul muro.
151 in via Medici e 110 ho bisogno di un quarto centrico. Ho una donna a terra. Oh shit. Holy shit. L'ufficiale entra nel garage e trova Crystal con una grave ferita alla testa. Quindi inizia immediatamente a eseguire la rianimazione cardiopolmonare per tentare di salvarla, lavorando su di lei per diversi momenti senza successo, prima di aprire la porta del garage per dare accesso ai medici. Ma invece dei paramedici e la madre di Crystal, il garage è aperto ora. la scena è devastante. Salve signora, la prego stia indietro, mi faccia lavorare. Tragicamente, mentre la porta del garage si solleva per far entrare i medici, la madre di Crystal intravede l'interno, giusto in tempo per guardare un agente che tenta disperatamente di rianimare sua figlia. Prima che realizzi l'orrore di ciò che ha davanti, un altro agente interviene per strapparla a quell'incubo. Bam! I need you to come over here for a minute, okay? So we can work. I understand. I need you to come on over here, okay? He's okay. I know. Do me a favor, go and sit inside so we can work on her, okay? So we can try to get her the help, okay? What's your name? Linda. Linda? Yeah. Okay. My name's Officer Zamora, okay? I'll come out here and I'll give you some news as soon as I can. Please tell me she's okay. I have no idea just yet, but I know that they're working on her. The officer in there has been working CPR on her, and I think she's doing okay, My okay? husband called. He did. He's the one that called us and let us know, okay? Go ahead, take a seat for a minute. I'll be right back here, okay? Ho bisogno di dare il cambio, amico. Ha una ferita alla testa. Non so se è dovuta a una caduta o a qualcos'altro, ma probabilmente è caduta, ma non lo so, amico. È una brutta ferita. Il marito ha detto che c'era uno stalker che minacciava di rapirla, quindi... Non lo so. 110, vai al 15° circuito. Oh, lei non è... No, non risponde. Ferita alla testa abbastanza seria. Andiamo dove abbiamo più spazio per metterla dentro. Mentre i medici continuano a lavorare su Crystal all'interno del garage, un agente sta fuori rassicurando una donna sconvolta che è appena arrivata. Ignara che si tratti della madre di Crystal. È scossa e terrorizzata dagli orrori che ha visto all'interno del garage. Linda avrebbe poi scoperto che nulla di tutto ciò era casuale e trovare sua figlia in questo modo era sempre parte di un piano contorto. Di ritorno all'interno del garage, i medici continuano a lavorare, cercando ancora di rianimare Crystal, non ancora consapevoli della ferita mortale nascosta sotto i suoi vestiti. Ragazzi, avete visto qualcosa oltre a una ferita da caduta? Sì, cos'è lei, quello? sì, è sul petto. Oh shit. Oh cavolo, sì, quella è una ferita da taglio. Damn it. Oh mio, sì, non credo che lo capirà. Quindi hai un'idea di quanti anni? La centrale potrebbe dircelo. Il marito ha chiamato per controllare su di lei. Non lo so adesso, ma la centrale dovrebbe saperlo. Quindi abbiamo una ferita da taglio fisica, ragazzi, proprio sopra di lei, proprio sopra il suo cuore. E poi vediamo. Siamo in asistolia praticamente. Sì. Jeremy, sei a posto con questo o sei... Quando è recente questa ferita da taglio? Perché se questa... Il marito ha detto che non riusciva a contattarla per... Trasporto. Non sappiamo se è entro 10 minuti, amico. Va bene, sì. Il marito non è riuscito a contattarla in alcun modo per alcune ore. Ferita da taglio al petto, fai sapere a Henry. I paramedici lavorano solo per pochi minuti, prima di rendersi conto che non c'è più nulla che possano fare. Accanto al corpo di Crystal, nascosta nella sua borsa, l'agente nota una pistola che non ha mai avuto il tempo di prendere. Con l'area immediata messa in sicurezza, gli agenti si spargono per tutta la casa, cercando l'aggressore in ogni stanza, ma non c'è nessuno all'interno. E mentre gli agenti escono di casa, iniziano a notare piccoli dettagli che non corrispondono a un crimine impulsivo. Sì, non conosco la storia. Suo marito ha detto che c'era un tipo che la stava perseguitando e ha minacciato di rapirla. E Martinez era coinvolto e Martinez ha appena detto «Ehi, questo è il tuo grande vecchio». Non so, amico, non conosco la storia di quella parte. Martinez sì, però, e ha detto che sta arrivando. Quindi, a parte questo, stiamo solo cercando di mettere in sicurezza la scena e aspettare i detective, sai? Sì. Vedi di cosa hanno bisogno. Ho calciato quello. Sì, è interessante. Sì, è molto interessante. Quasi come se il tipo fosse rimasto da questa parte. Mi chiedo se forse la porta fosse aperta. È così che è entrato. E poi
controlliamo. C'è però una telecamera situata sulla porta sul retro. Sai una cosa, Nico? Sai una cosa? Non lo so, l'ho calciato ed è andato abbastanza facilmente, quindi direi che non c'è il chiavistello. No, non era chiuso con il catenaccio, era solo la maniglia ad essere bloccata. L'ho vista, è arrivata, l'ha calciato. Gli agenti hanno rapidamente confermato che la porta era sbloccata e una striscia di nastro blu era stata posizionata sopra la telecamera del campanello Ring. Chiunque l'abbia fatto, chiaramente l'ha pianificato ed è venuto preparato. Mentre la polizia continua a perlustrare la scena, altri membri della famiglia iniziano ad arrivare, uno dopo l'altro. Ognuno di loro ignaro di entrare nel peggior momento della loro vita, mentre gli agenti si preparano a dare la notizia che nessuna famiglia vorrebbe mai sentire. Con il padre e il fratello di Crystal ora sulla scena, il peso di ciò che è successo si abbatte sulla famiglia e diventa sempre più pesante. L'unica persona mancante è il marito di Crystal, Daniel, l'uomo che temeva di non poterla proteggere per settimane. Ora sta arrivando, per scoprire che quelle paure si sono avverate. Mentre lo aspettano, i detective arrivano sulla scena e iniziano a coordinare i loro prossimi passi, per dare la caccia a chiunque abbia fatto questo. Ma non sanno che l'assassino che stanno cercando è molto più vicino di quanto pensino. Quindi ho portato la mia macchina vicino al garage solo per vedere se la sua macchina era nel garage e l'ho vista immediatamente alla base delle scale con una macchia di sangue sul muro e sono andato intorno e ho sfondato la porta d'ingresso. Si scopre che non era chiusa a chiave, c'è anche un pezzo di nastro adesivo sulla telecamera del campanello, quasi come se qualcuno si fosse avvicinato di lato e l'avesse coperta con il nastro e poi forse ha aperto la porta a qualcuno. La prima cosa che ho notato è stata una evidente ferita alla testa. L'hanno notata dopo aver strappato la camicia e tutto il resto. Una ferita da taglio proprio lì. Quindi è quello che abbiamo. Il marito dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Va bene, quindi ho bisogno di un altro detective qui per iniziare a lavorare con il canvassing. Sì, ho bisogno che tu resti qui e Martinez sta venendo qui, quindi andrà bene con quello. Voglio che tu e Martinez lavoriate su questo. Martinez stava lavorando su questo crimine prima. Sì, Martinez è di nuovo fuori dal cancello. Dall'ultima volta, sì. Ma dobbiamo stare attenti, no? Dobbiamo stare attenti. Non sappiamo chiunque sia qui è ancora un sospettato, quindi dobbiamo assicurarci di rimanere concentrati su questo. Sì. Mentre gli investigatori discutono i piani per intervistare la famiglia di Crystal e suo marito, Daniel, lui arriva sulla scena interrompendo la conversazione. Okay, I need you to stay back, sir. I understand. I need you to stay back here. Family's over here. Family's over here. I know there's a lot of questions right now. Fortunately, we don't have a lot of answers for you. But I know what you want to do right now, that we can have another. I didn't protect her. I was supposed to protect her. Let them know about, and they're going to talk to her. They're not going to say, nobody says anything. They're just going to tell her that. We don't tell. This is a family matter. We're just going to figure out a reunification. We'll take care of it. Just make sure that transportation. Un marito devastato per non essere riuscito a proteggere la moglie. Una madre che ha appena visto sua figlia morire. E un assassino che nell'ombra osserva il suo capolavoro. Ma la realtà vi colpirà come un pugno nello stomaco. L'uomo in lacrime, stretto in quell'abbraccio, non è una vittima, è il killer. Mentre la madre di Crystal, con il cuore a pezzi, cerca di confortarlo, Daniel Krug sta mettendo in scena un'interpretazione da Oscar. Da mesi recita la parte del marito preoccupato. Lo stesso uomo che nell'ombra ha orchestrato la spietata campagna di stalking contro sua moglie. Una totale assenza di pietà, consumata davanti agli occhi dei suoi stessi figli. E ciò che sta per venire alla luce è infinitamente peggio. Un detective viene inviato alla scuola per prendere i figli di Crystal, che ancora non hanno idea di cosa sia successo alla loro madre. Steve trova la figlia maggiore di Crystal. È già sconvolta. Ha guardato il feed della telecamera in diretta sul suo telefono e ha visto abbastanza per sapere che è successo qualcosa di terribile. Ma ciò che dice al detective dopo è ciò che lo allarma veramente. Lo stalker di sua madre ha recentemente lasciato intendere qualcosa di molto più oscuro e potrebbe avere piani mortali per il resto della famiglia.
Il mio telefono mi ha notificato che le telecamere di casa si erano attivate, c'erano polizia a casa mia e un'ambulanza e c'era una barella. Non riuscivo a vedere chi fosse sulla barella, così chiamo mia mamma e mio papà. Mio papà risponde e sta piangendo. Probabilmente sono a circa 7 minuti di distanza, va bene? Non voglio mentire, è successo qualcosa, va bene? È per questo che sei qui, Quindi va sai cosa bene? sta succedendo? Lo so, ma non posso, non te lo dirò, va bene? Perché stiamo ancora indagando attivamente su cosa sta succedendo là fuori. Quindi non voglio darti informazioni sbagliate, è l'ultima cosa che voglio fare, va bene? Cosa è successo a casa? Quindi questo tizio ha minacciato mia madre, la sta perseguitando, scattando foto a mio padre, dicendo che lo ucciderà, lui anche... Chi? Sappiamo chi è questa persona? Uno dei suoi ex, non so il suo nome. Sì, Come un ex fidanzato? Si sono lasciati va un bene, po' di va tempo bene. fa, sir, l'hanno conclusa come amici, quindi tutto questo è stato un grande shock per lei. E poi ha continuato a contattarla da numeri diversi, inviando foto di mio padre dicendo che li ucciderà. Non ha ancora menzionato nulla su di me e i miei fratelli, il che è positivo. Ha pubblicato qualcosa su un sito web cercando di reclutare persone per tipo aiutarlo con qualunque piano stia facendo. E poi è come lui... Come avete saputo di questo? Ha contattato mia madre durante tutto questo e quindi mia madre ha contattato la polizia e ha tipo un sacco di persone sul caso. Ma il fatto è che lui fa sembrare che lei lo stia aiutando e non è così. E quindi... Aiutandolo tipo a cercare di uccidere tuo padre? e quindi tipo abbiamo paura che la polizia si rivolti contro di Va noi. bene. Quindi lei ha cercato di proteggersi. Quello che rivela la figlia di Crystal non è solo allarmante, è disgustoso. Perché questo cosiddetto stalker non sta solo minacciando la famiglia, sta distorcendo la narrazione all'interno della loro casa. Sta facendo sembrare che Crystal stesse segretamente lavorando con lui per uccidere Daniel, manipolando i bambini a credere che la loro stessa madre sia pericolosa, mentre posiziona Daniel come il bersaglio indifeso che ha bisogno di protezione. Per i bambini, la loro madre inizia a sembrare inaffidabile. Per i detective, Daniel inizia a sembrare una vittima. E per lo stalker, tutto sta andando esattamente secondo i piani. È un livello di premeditazione inquietante e geniale, messo in atto da un uomo disposto a usare chiunque, persino i suoi stessi figli. Il detective registra queste informazioni e coordina con la cognata di Crystal, Kate, per portare i bambini fuori dalla scuola in sicurezza. Tornati sulla scena del crimine, i detective continuano il loro lavoro. Perlustrano il quartiere, parlano con i vicini e iniziano a raccogliere ogni clip di CCTV che riescono a trovare per ricostruire i movimenti dell'assassino. A questo punto ci sono abbastanza prove che collegano l'ex fidanzato di Crystal, Anthony, a mesi di molestie, permettendo alla polizia di ottenere un mandato di arresto nazionale per stalking. I dipartimenti di tutto il paese sono avvisati di stare in allerta. Inoltre, con un omicidio da risolvere e un assassino in fuga, gli investigatori possono intensificare il caso ed emettere mandati urgenti ai fornitori di servizi per accelerare finalmente i dati digitali che stavano aspettando. Se l'investigatore avesse ricevuto quei file settimane prima, le cose sarebbero andate in modo molto diverso. Nel frattempo, Daniel, insieme al resto della famiglia, viene portato alla stazione di polizia per interviste di routine. A questo punto è una procedura standard e gli investigatori stanno semplicemente cercando di raccogliere dichiarazioni. Ma circa 2 ore dopo, quando i detective finalmente si siedono con Daniel, la sua intervista inizierà a prendere una piega molto diversa. Tu. Il sistema di sicurezza della tua casa lo accedi tramite il tuo telefono personale? Google Nest. Google Nest, va bene. Io mi stavo vedendo solo là, la casa. Va bene. Va bene, ho il tuo permesso di usare questo telefono e ottenere ciò di cui abbiamo bisogno? Va bene. Quante telecamere diverse hai? Oppure campanello, lato della casa, vialetto, retro, campanello, un paio d'arci, gli altri tutti da allora. Da quanto tempo ce l'hai? Settembre. Tipo avevamo Abbiamo avuto un intruso. Io ho chiamato la polizia. È venuto quando abbiamo avuto un intruso nel garage. L'incubo dello stalking ha inizio a settembre, un mese dopo la denuncia di Daniel per quell'intruso nel garage.
A quel punto, la coppia ha già blindato la casa con diverse telecamere e un campanello Ring. Ma nonostante tutta quella sicurezza, e sebbene la polizia escluda la presenza di localizzatori GPS sulle loro auto, l'ombra trova sempre il modo di anticipare ogni loro mossa. Invia a Crystal una foto di Daniel mentre entra al lavoro, poi un messaggio per dirle di averla spiato dal dentista. Ma è proprio adesso che, mentre il detective analizza i filmati di sorveglianza per ricostruire la linea temporale, emerge un dettaglio anomalo, un particolare inquietante, che coglie Daniel del tutto alla sprovvista. Quindi, quando si spengono le tue telecamere, le hai mai impostate per spegnersi? 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non si spengono. Tu, se perdi internet o nell'app, puoi spegnerli. E chi ha la capacità di spegnere le telecamere? Chi ha la capacità di entrare nell'app e spegnerle? Crystal IOE, Non riesco a pensare. Va bene, Daniel. Oh, perfetto. La casa mostra tutti e 4 è casa. Impostazioni. Solo noi. Solo voi ragazzi, va bene. La domanda del detective non è casuale. È stato spinto da qualcosa di strano che hanno notato sull'app di sorveglianza. Tutte le telecamere della casa si spengono alle 8:15 del mattino e rimangono spente fino alle 10:15 del mattino. Solo la telecamera puntata fuori dal garage rimane attiva durante quelle 2 ore. Questo restringe immediatamente il lasso di tempo dell'omicidio a quelle 2 ore. Proprio in quel momento Martinez arriva finalmente nella sala degli interrogatori. È il detective principale che si è occupato del caso di stalking di Crystal per mesi, e ora quel caso è diventato qualcosa di molto peggiore. Si siede con il marito devastato, sentendo il peso della perdita che entrambi non hanno potuto evitare. Non hanno salvato Crystal, non sono riusciti a proteggerla, e ora sono qui a piangere la sua perdita, cercando di ricostruire cosa sia successo. Non è colpa tua, mi dispiace di non aver risposto. In realtà oggi non c'ero. Mentre Daniel crolla, qualcosa attira l'attenzione di Martinez. Daniel sta piangendo, ma non ci sono lacrime. Il detective lo trova strano e più che un po' preoccupante. Volendo indagare più a fondo, Martinez chiede un momento da solo con Daniel, per vedere cosa sta realmente succedendo sotto la superficie. E nel momento in cui inizia a fare domande, le cose si scaldano rapidamente. So che hai detto che non pensi che ci fosse qualcun altro. Ha detto di no. Perché continui a chiedermelo? Sto solo cercando di mettere tutto insieme per avere un quadro più ampio, perché hai detto che ultimamente si comporta in modo strano e, sai, è molto riservata e trattiene informazioni da te. Quindi sto solo cercando di capire, immagino così possiamo ripercorrere quello che ha fatto nell'ultimo mese. Ogni singola domanda svela i dubbi del detective. Daniel non è affatto escluso dalla lista dei sospettati. Dopotutto la coppia si stava separando e gli inquirenti devono capire se la gelosia, o un movente ben più oscuro, abbia scatenato la fine di Crystal. Avvertendo la forte tensione nella risposta dell'uomo, l'investigatore decide di allentare la presa. Ma è proprio durante una breve pausa, mentre lasciano la stanza, che Daniel si lascia sfuggire una frase emblematica. Ho visto abbastanza film. È sempre il marito, capisco. Mentre i detective mettono a verbale le prime dichiarazioni di Daniel, i figli della coppia raggiungono il commissariato. Sono ancora all'oscuro del destino della madre, ma percepiscono che l'aria è densa di una verità drammatica. Informato del loro arrivo, Daniel si trova davanti a un bivio. Dare la notizia di persona o lasciare che siano gli agenti e i familiari di Crystal a farlo. Contro ogni aspettativa, l'uomo insiste per parlare ai figli. Una scelta che all'apparenza sembra dettata dal dolore e dalla compassione, ma che nasconde un fine ben più cinico. Pilotare la narrazione dei fatti, manipolando l'immagine che i ragazzi hanno di lui, persino nel cuore di una tragedia. Subito dopo, gli inquirenti interrogano i familiari di Crystal, ed è in questo preciso istante che l'indagine prende una piega decisamente inquietante. Fino a quel momento, il quadro appariva lineare. Crystal aveva un'ossessione, un ex fidanzato di nome Anthony che la perseguitava. Quello stalker l'ha eliminata, trova Anthony e avrà il colpevole. Ma quando i detective iniziano a scavare nei racconti dei genitori, del fratello e della cognata, quella facciata crolla. Le risposte ottenute costringeranno la polizia a riconsiderare ogni singola certezza su Crystal, sul suo matrimonio e persino sulla reale identità del suo stalker.
E quindi stai indicando, immagino, il loro... E l'ex marito? Non è un ex marito, è un ex fidanzato di quando aveva 18 anni. Restoration mi ha detto che le aveva mandato un messaggio di nuovo circa 2 giorni fa, facendole sapere che era pronto a tornare e quindi lei può andare avanti e liberarsi di suo marito ora. Far sembrare un po' che fosse coinvolta in tutto questo affare di uccidere suo marito, immagino, no? Non so se necessariamente sai qualcosa di più su questo, ma intendevano solo che voi siete abbastanza vicini e vedere se avete qualche tipo di intuizione su questo. Un'idea sul loro matrimonio? O c'erano problemi in corso? Avevano problemi? C'era, sai, qualcosa che era un po'... Mi aveva detto che si erano separati, ma vivevano ancora insieme un anno fa e le avevo chiesto tramite messaggio se credeva che fosse Anthony, ma al momento in cui glielo chiedevo non credeva che fosse qualcun altro se non Anthony. Era completamente convinta che fosse Anthony. Bene. Mia mamma è sempre stata sospettosa e io semplicemente non so da dove venga questo. E alla fine, Crystal, Lars sembra scettico riguardo ai sospetti di sua madre. E lei non ha esattamente torto, poiché in apparenza non ha senso che Anthony non possa essere rintracciato per mesi. Lars avrebbe anche spiegato che Crystal e Daniel vedevano il loro matrimonio in modo molto diverso. Crystal voleva uscirne, Daniel no. E la famiglia sembrava considerare la loro relazione disfunzionale, ma non violenta. Ma ascoltando queste dichiarazioni, una cosa diventa molto chiara. Ogni membro della famiglia sentiva che c'era qualcosa di strano riguardo allo stalker. C'era un'intuizione condivisa, che non riuscivano a esprimere chiaramente. E quando i detective si siedono con la madre di Crystal, lei rende molto chiaro quel sospetto. So che hai detto e ho capito un po' sulla scena che era sposata, aveva 3 figli. La sua vita è stata un inferno negli ultimi mesi e nell'ultimo anno. Lei e suo marito non erano in buoni rapporti. Era in completo diniego, mi ha raccontato com'era. Ti ha mai dato un'idea di cosa l'abbia portata a sentire che il suo matrimonio fosse finito o... Daniel è esplosivo, ma non l'ho mai visto, sai, farle del male. Farebbe del male ai bambini, ma sai, alcune persone pensano che la punizione corporale non sia picchiare i bambini. Ma lui faceva del male ai bambini, lei era preoccupata per questo, ma non voglio dire che sia lui... Ma lui mi ha detto che era in negazione, ma gli ha detto che il suo matrimonio era finito, ma sarebbe rimasta fino alla laurea. Ho questa, solo un'intuizione che non riesco a scrollarmi di dosso. Che cosa ti sta dicendo quella sensazione? Non riesco a togliermi dalla testa questa domanda. È lui quello che ha fatto questo con Anthony? Inutile dire che insinuare che Daniel possa in qualche modo essere coinvolto con lo stalker è un'accusa allarmante e rende le cose ancora più complicate per i detective. A questo punto, la famiglia stessa è divisa. Il fratello di Crystal, Lars, respinge completamente l'idea che Daniel possa essere coinvolto, definendola nient'altro che una cospirazione, ma altri sentivano che c'era qualcosa di strano in Anthony e nell'intera vicenda dello stalking. Con tutte le dichiarazioni raccolte, i detective concludono le interviste familiari e si riuniscono per dare un senso a tutto ciò che hanno raccolto. Combinando tutto ciò che hanno appreso, i detective arrivano a un quadro più chiaro di dove si trova ora l'indagine. Le interviste con la famiglia hanno sollevato abbastanza preoccupazioni e c'era abbastanza tensione nel matrimonio che i detective decidono di non poter ancora escludere Daniel e lui diventa ufficialmente un potenziale sospettato. Ma anche con Daniel ora nel mirino, Anthony rimane il principale sospettato evidente nell'omicidio di Crystal. Le sue minacce e la campagna di stalking durata settimane lo collocano ancora al centro dell'indagine. Con questo in mente, i detective sanno quale sarà la loro prossima mossa. È ora di trovare Anthony. Verso le 3 del pomeriggio di quel pomeriggio, la polizia finalmente ottiene la sua prima vera svolta in mesi. Dopo aver esaminato tutto ciò che hanno su Anthony Holland, gli investigatori trovano un possibile indirizzo nello Utah. Poiché non possono contattarlo direttamente, i detective di Broomfield si coordinano con l'ufficio dello sceriffo della contea di Utah, condividendo il suo nome, la foto e l'indirizzo dove si crede stia soggiornando. Fino ad ora, Anthony è esistito solo come un nome in email e minacce, una figura distante che nessuno ha mai visto. Quindi, quando gli agenti finalmente ottengono un'indicazione sulla sua posizione, diventa la prima vera occasione per affrontare l'uomo che hanno cercato per mesi. Ti farò un paio di nomi per vedere se ne riconosci qualcuno. Hai mai sentito il nome Crystal Krug?
potrebbe essere stata Grimsrod quando la conoscevi? E conosci un Daniel Krug? No? Come conosci Crystal? È una ex fidanzata? Da quanto tempo è ex? Tipo, quanto tempo fa? 1999. Oh, quindi tipo molto tempo fa. Lei è stata la mia primissima fidanzata. Oh, ok. Quando è stata l'ultima volta che hai parlato con Crystal? È passato un po' di tempo? È passato un po' di tempo, sì. Tipo, da quando ti sei trasferito da Durango? Sì. Sì. Hai avuto contatti con qualcuno in quella zona da allora? Qualcuno? O ti hanno contattato in qualsiasi momento? Ti darò un numero di telefono ed è di un sergente del Dipartimento di Polizia di Broomfield. Vorrebbe che lo contattassi e parlassi con lui. Va bene. Gli agenti parlano con Anthony. Sembra intossicato e confuso. Dopo essere stato informato sulla situazione, fornisce la sua cronologia, insistendo che non ha mai lasciato lo Utah e ha trascorso la mattina con la famiglia lontano dal Colorado. Una volta raccolta la dichiarazione di Anthony, gli agenti dello Utah se ne vanno per iniziare a verificare ogni parte della sua storia. Nel frattempo, i detective in Colorado si riuniscono per rivalutare l'indagine. Con Anthony che continua a negare il coinvolgimento, il detective Martinez torna all'unico aspetto che non ha ancora esplorato completamente, il marito di Crystal, Daniel. Poiché non ha mai escluso la gelosia o le relazioni extraconiugali come possibile movente, decide di approfondire il passato di Daniel, ed è allora che si imbatte in qualcosa di interessante e molto inquietante. Mentre cerca nei vecchi rapporti, Martinez trova una denuncia di stalking chiusa, ma irrisolta, di anni prima. La vittima che l'ha presentata è una donna di nome Carrie, e a quanto pare è l'ex fidanzata di Daniel. Più Martinez esamina, più il modello diventa inquietante. Il rapporto afferma che è stata perseguitata per settimane da un uomo ossessionato che si spacciava per più persone, manipolandola attraverso identità false. I detective trovano rapidamente Carrie e la portano per un'intervista. Quando si siedono con lei, scoprono una storia così disturbante e simile a quella di Crystal che apre una teoria completamente nuova. Penso che fosse, sai, tipo dopo un paio di mesi che ci siamo lasciati, mi sono lasciata con lui un paio di mesi nel mio primo anno. E lui, sai, non era piuttosto emotivo. Direi, una sorta di disperazione sarebbe forse una parola che userei per descrivere dopo la rottura. Per favore non farlo. Tipo, sai, piangendo, quel genere di cose. Che posso ricordare. E poi ho iniziato a ricevere messaggi da il suo compagno di stanza, e il nome di quella persona è Tom. Su Owl Instant Messenger. E so che Tom è reale perché erano coinquilini. Se lo chiamavo a volte Tom rispondeva al telefono, avevano una stanza in comune e un telefono in comune. Tom, il suo ruolo, direi, era in qualche modo di ottenere simpatia da me per Dan e continuare a incoraggiarmi a comunicare con Dan. C'era forse qualche indicazione che lui fosse a causa della rottura, semplicemente non stesse bene. Quindi questo, sai, mi ha fatto continuare a comunicare con Dan. E Tom, alla fine era Dan, giusto? Quindi tutte queste persone di cui ti parlerò finiscono per essere Dan Crew, non Tom. Sì, anche se Tom è una persona reale, non era lui a mandarmi questi messaggi. Basti dire che ciò che Carrie racconta ai detective suona fin troppo familiare. Tutto ciò che descrive riecheggia lo stesso schema che i detective hanno visto con Crystal, ma i parallelismi non finiscono qui. Cose che ricordo sono io, noi, un gruppo di miei amici del nostro dormitorio, aveva incontrato, non so nemmeno come, alcuni cadetti dell'Accademia dell'Aeronautica. E così siamo andati tutti, penso che siamo andati al cinema, qualcosa di super innocuo, e c'era tipo un gruppo di noi. Devo averlo detto a Dan, e penso che fosse 2 o 3 giorni dopo, ho ricevuto un messaggio da qualcuno di nome Nick Clark. E Nick ha detto praticamente: sono un cadetto all'Accademia dell'Aeronautica, so che sei uscito con queste persone. E voglio che tu sappia che lui è tornato, o queste persone sono tornate, e hanno detto che hai dormito con lui. Quindi ora c'è questa voce che gira per tutta l'Accademia, che sei un bersaglio facile, una cosa del genere. E loro, penso, hanno avuto lo scopo di sabotare chiunque incontrassi se erano associati all'Accademia dell'Aeronautica. Certo, la persona che ho incontrato e con cui sono andata al cinema era tipo non voglio avere niente a che fare con te, vedova. Quindi poco dopo, non so, un po' di tempo dopo, ho iniziato a frequentare più seriamente un cadetto dell'Air Force di nome Mark Hanson. Poi naturalmente Nick Clark è ricomparso e ricevevo messaggi abbastanza costanti da lui. E così lui ha detto: sai, dobbiamo scoprire chi sta facendo questo, e mi ha organizzato un incontro appunto con l'ufficio delle indagini speciali all'Accademia dell'Aeronautica. Mi sono seduta con loro e hanno messo le email sul tavolo e hanno detto: abbiamo fatto esaminare tutte queste email da un professionista, tipo uno psicologo forense, e pensiamo che sia Dan, è quello che hanno detto. Carrie avrebbe continuato a spiegare che, nonostante i loro sospetti,
Non c'era mai abbastanza prove che collegassero Daniel ai messaggi che aveva ricevuto allora. Tutto era stato inviato da una biblioteca pubblica e per questo motivo le sue accuse rimanevano solo sospetti. Ma anche senza prove, le somiglianze tra le esperienze delle due donne sono impossibili da ignorare. E per la prima volta, i detective iniziano a considerare una quarta possibilità che non avevano mai immaginato. E se Daniel avesse ingannato tutti? E se si fosse spacciato per Anthony? E se fosse sempre stato lui, l'architetto dietro l'intera campagna di stalking? Il detective Martinez riceve le informazioni dall'intervista di Carrie e con ciò Daniel diventa ufficialmente un sospettato principale, al pari di Anthony. A questo punto, l'unica cosa che può fornire loro una risposta definitiva è la prova digitale. Quindi, mentre aspettano, Martinez riceve qualcosa su cui può lavorare immediatamente. L'intera serie di filmati di sorveglianza raccolti dal quartiere e dal luogo di lavoro di Daniel. Gli investigatori si siedono e iniziano a ricostruire il quadro completo di ciò che è successo prima che Crystal fosse uccisa. Poco prima delle 8 del mattino, Crystal arriva a casa dopo aver lasciato i bambini. Entra nel garage, chiude la porta e tutto sembra normale. Pochi minuti dopo, alle 8:15, l'intero sistema di sicurezza va offline. Ogni telecamera, tranne quella esterna del garage, viene disattivata per le 2 ore successive. Alle 8:25 del mattino, quella sola telecamera registra qualcosa di profondamente preoccupante. Daniel lascia la casa per andare al lavoro più tardi del solito e poco dopo l'orario in cui i medici legali credono che Crystal sia stata uccisa. Da lì, le riprese sul posto di lavoro mostrano Daniel muoversi nell'edificio intorno alle 9 del mattino, salutando i colleghi e apparendo completamente normale, come se nulla fosse accaduto a casa. E quando gli investigatori controllano le riprese delle case circostanti, non trovano nessuno che si avvicini alla proprietà per tutta la mattina. Tutto nella sequenza temporale rende Daniel sempre più sospetto, minuto dopo minuto. Con tutti questi nuovi sviluppi, i detective riportano Daniel per un altro interrogatorio. Entra aspettandosi normali seguiti procedurali, completamente ignaro di quanto sia cambiato dall'ultima volta che si è seduto in questa stanza. È in questo momento che il piano meticolosamente elaborato da Daniel inizia a sgretolarsi. Questa volta, il detective Martinez entra con un'energia completamente diversa rispetto a prima. Non sta più cercando di capire Daniel. È qui con un obiettivo chiaro: confrontarlo con ciò che è stato scoperto e vedere se la sua versione degli eventi finalmente Mi crolla. sento come se avessi 2 voci diverse nella mia testa in questo momento. Mio fratello Matthew, l'ho già menzionato, è il tenente dello sceriffo, e ho la sua voce che dice parla con la polizia. E subito Daniel non apre l'intervista in modo casuale, la apre con un trucco calcolato. Accennando all'idea di prendere un avvocato, avverte i detective: spingete troppo e questa intervista è finita. È astuto, ma Martinez ha un piano alternativo. Invece di affrontarlo, sposterà la conversazione sulla sua relazione con Crystal, facendo sembrare il terreno più sicuro per mettere Daniel a suo agio e farlo parlare. Ma se Daniel avesse avuto un motivo per eliminare Crystal dalla scena, è qui che emergerebbe. Beh, sono sicuro, soprattutto voi cercate di lavorare insieme per essere al sicuro, mantenere la vostra famiglia al sicuro, mantenere il vostro, per quanto disfunzionale sia, avete comunque entrambi l'obiettivo comune di mantenerlo al sicuro, giusto? L'avevo come partner per proteggere la famiglia. Ma non sembrava un partner che mi apprezzava. E io le ho detto a quel punto, che non volevo morire per qualcuno a cui non importava più di me. Anche se Daniel è onesto su ciò che stava accadendo nel loro matrimonio, per i detective, momenti come questo non fanno che aumentare i loro sospetti. Risentimento, rifiuto, un matrimonio in crisi, sono tutte cose che, nelle circostanze sbagliate, possono trasformarsi in un movente, ed è proprio qui che l'intervista prende una svolta brusca. Quello che Daniel non sa ancora è che dal suo ultimo colloquio i detective hanno ricevuto qualcosa che hanno tenuto segreto per questo preciso momento. Una delle aziende tecnologiche ha finalmente risposto ai loro mandati urgenti e ha fornito alcuni dei dati digitali di cui avevano bisogno, e a quanto pare le email che lo stalker aveva inviato, i messaggi che hanno terrorizzato Crystal per settimane, provenivano da un luogo molto più vicino a casa.
Una delle cose che abbiamo davvero iniziato a esaminare oggi nel tentativo di trovare Anthony è il Gmail. Quindi alcune delle informazioni che siamo riusciti a ricevere oggi sono un po' preoccupanti, immagino. L'account Gmail, l'account Tickman che avete ricevuto inizialmente con la foto di voi dentro e il numero di telefono, quelli sono originati attraverso i loro indirizzi IP nel vostro ufficio. Ha senso? Beh, ha scattato la foto di me nel mio ufficio, ma... Entrambi quegli account sono originati da indirizzi IP che risalivano al tuo ufficio. C'è accesso Wi-Fi in tutta la struttura per i dipendenti e c'è accesso Wi-Fi pubblico in tutta la struttura. In questo momento stiamo lavorando con il direttore per ottenere tutte le informazioni sugli indirizzi IP per vedere quale dispositivo stava usando quell'indirizzo specifico in quel momento, perché immagino che la preoccupazione maggiore sia solo il tempismo di tutto, che semplicemente non ha molto senso che qualcuno crei un account, scatti una foto e poi la invii immediatamente e poi l'account non venga più utilizzato. Sembra disorientato, non è sicuro di dove Martinez voglia arrivare con questo. Le email legate allo stalker riconducono al luogo di lavoro di Daniel, un dettaglio che chiaramente non si aspettava che i detective conoscessero. Sembra nervoso, ma ancora collaborativo. Quindi i detective decidono che è il momento di spingere oltre, perché hanno qualcos'altro che hanno trattenuto da Daniel fino ad ora. Durante l'indagine sull'alibi di Anthony, gli agenti nello Utah hanno inviato qualcosa di piccolo, ma importante, una ricevuta di acquisto con data, e ora che colloca Anthony nello Utah quella mattina, a chilometri di distanza dal Colorado, al momento in cui Crystal è stata uccisa, Martinez e il suo partner decidono che è il momento perfetto per vedere come reagisce Daniel quando lo mettono sotto pressione e lo costringono a confrontarsi con la possibilità che possa essere lui lo stalker. Inoltre aggiungiamo a questo il fatto che, per quanto ne sappiamo adesso, non c'è modo fisico che il Kickman possa essere stato coinvolto in questo, basandoci su dove si trova in questo momento. Quindi sai, il mistero continua e... Chiederei al marito. Le cose stanno certamente puntando in una direzione in questo momento. Bene, e ci hai dato motivo. Ecco l'altra cosa, Daniel, è che simpatizzo con il fatto che ti trovi in una situazione estremamente frustrante. So che vuoi far parte della vita dei tuoi figli, ma puoi anche capire che è per questo che stiamo facendo tutte queste domande sull'infedeltà e tutto il resto. C'è qualche altro uomo misterioso di cui non sappiamo nulla? Sono stato fedele. Punto. Sai che Anthony l'ha contattata in passato diverse volte. È molto aperta su questo. Giusto. L'ultima volta è stata intorno al 2016. A un certo punto le aveva chiesto se voleva fare se c'è qualche dubbio sull'infedeltà, che sia con Anthony o qualcun altro, potremmo creare un account per vedere se Crystal è effettivamente interessata ad Anthony. Quindi le chiediamo, spingiamo un po' i limiti e vediamo se questo confermerà i nostri sospetti di infedeltà. Non ottieni la risposta e l'apertura che avevi una volta per circa 28 giorni, dal 2 ottobre al 31 ottobre, quindi intensifichi un po'. Le invii una foto di te stesso in un account che hai creato. Capisco la narrazione che stai costruendo, ma sostiene che io farei questo ai miei figli. Penso che, in definitiva, quello che è successo oggi ti avvicinerebbe ai tuoi figli, come probabilmente non sei mai stato nella tua mente. Molto vicino ai miei figli e hai paura di perdere tempo con loro se divorzi. Chiaramente, i detective sono riusciti a articolare perfettamente la realtà di Daniel, una realtà che forse non aveva nemmeno completamente ammesso a se stesso. È un uomo così terrorizzato dall'idea di perdere i suoi figli, così disperato di mantenere il controllo sulla sua famiglia, che farebbe qualsiasi cosa se sentisse che gli sta sfuggendo, anche se significasse commettere un omicidio. La brutale onestà dei detective lascia Daniel senza parole. Non discute né nega. Rimane semplicemente seduto in silenziosa rassegnazione, con l'espressione di chi si rende conto che tutti possono vedere attraverso le sue bugie. Se stessi guardando questi fatti svolgersi davanti a te in un film, cosa diresti che è successo? Deve esserci qualcun altro.
che è stato in grado di spegnere le telecamere, che è stato in grado di usare il tuo indirizzo IP dal tuo lavoro per creare account, per inviare messaggi e foto, per agire come un sospetto di stalking. So che non sono io a fare questo. Sono analitico al lavoro e leggo e scrivo narrativa a casa. Non faccio drammi criminali. Non so cosa sia tutto questo. Kickman è a 6 ore e mezza di macchina. E poi, infatti, è stato contattato a casa sua gravemente intossicato. Non c'è modo che avrebbe potuto fare quel viaggio. Tutto questo tempo che lo stavamo cercando come potenziale assassino e oggi l'hai trovato così. Abbiamo inseguito il cane sbagliato. Sembra che... mi stai accusando. Abbiamo molte informazioni che indicano nella tua direzione e speravamo che potessi fornire una spiegazione diversa da "non sono stato io". Non io. Avere una narrazione della sua storia che posso offrirti, perché pensavo fossimo dalla stessa parte. Bene, cosa penseresti o cosa diresti se ti dicessimo che altre persone con cui parli, che sono vicine a tua moglie, hanno espresso che lei forse aveva detto loro che sospettava che tu avessi... Mi ha detto in faccia che voleva sapere se ero io, così le ho detto di no. Ma penso che ci sia di più nella storia. Tipo, non so, semplicemente non torna. Vorrei sapere cosa è successo questa mattina. Vorrei sapere cosa ti ha fatto arrabbiare così tanto da ferire tua moglie, perché credo che sia quello che è successo. Beh, voglio sapere cosa le è successo. Non siamo stati lì per sapere e c'è solo una persona in questa stanza che può dircelo. Penso che tu abbia avuto la conferma o abbia scoperto che lei aveva un fidanzato questa mattina, o è successo qualcosa che ti ha fatto arrabbiare e hai fatto qualcosa di cui ti penti ora perché non puoi tornare indietro. Ho risposto a tutte le tue domande che potevo. Hai la tua teoria. Per favore, trova quella giusta. Hai finito con me? Per quanto sia stato calmo durante tutta l'intervista, Daniel finalmente decide che ne ha abbastanza e lascia cadere la maschera. La sua storia è crollata. I detective vedono chiaramente attraverso le sue bugie e lui lo sa. Non avendo più nulla a cui aggrapparsi, Daniel chiede silenziosamente un avvocato e l'intervista giunge al termine. Anche se continua a insistere sulla sua innocenza, c'è un dettaglio che Daniel ammette da solo, uno che nessuno conosceva fino ad ora. Crystal stessa lo ha affrontato accusandolo di essere lo stalker. Sentire questo dalla bocca di Daniel colpisce duramente Martinez, perché per lui sembra il tipo di confronto che potrebbe aver spinto tutto oltre il limite, ma senza prove concrete, i detective non possono ancora dire che Daniel sia veramente responsabile. Quindi, terminata l'intervista, Daniel viene sottoposto a un controllo per raccogliere prove fisiche e scortato fuori dalla stazione di polizia. Ma prima di andarsene si volta e dice ai detective un'ultima cosa. Sì, l'ho fatto. Perché sono io? Non ci credi? Va bene. Basta non smettere di cercare altrove la persona, va bene? Trova il bastardo che ha fatto questo. Sei sposato? Hai figli? Divorziato. Proprio dietro di te, non mi importa se lo catturi. Potrebbe anche essere il bastardo che ha portato via la madre dei miei figli prima di Natale. Nei 2 giorni successivi, il caso diventa la massima priorità del Dipartimento. Ogni agente disponibile ci sta lavorando ed è in questo momento che l'indagine inizia finalmente a decollare. Gli agenti nello Utah finalmente finiscono di verificare l'alibi di Anthony. Trovano filmati di sorveglianza che lo mostrano nello Utah al momento dell'omicidio di Crystal e non ci sono registrazioni di viaggio o rilevamenti di targhe che lo collocano vicino al Colorado. Poi arriva l'ultima delle prove digitali, e questa volta è schiacciante. I telefoni usa e getta utilizzati per inviare i messaggi minacciosi a Crystal sono stati acquistati con una carta regalo Visa registrata a nome di Daniel Krug, e i dati delle celle telefoniche mostrano che quei telefoni usa e getta erano sempre nella stessa posizione del telefono personale di Daniel, il che significa che stava portando entrambi i dispositivi contemporaneamente.
E poi arriva il colpo finale. I detective scoprono le ricerche su Google di Daniel dalla notte prima dell'omicidio. Quanto forte dovresti colpire qualcuno alla testa per farlo perdere conoscenza, quando una ferita alla testa è motivo di preoccupazione? Pezzo dopo pezzo, il quadro si completa. Non c'è nessun Anthony, non c'è nessun misterioso stalker. È sempre stato solo Daniel. I detective ora capiscono esattamente cosa è successo. Daniel ha creato l'intera persona dello stalker in un tentativo contorto di riprendere il controllo del suo matrimonio in crisi. E quando Crystal ha iniziato a sospettare la verità, Daniel l'ha uccisa per coprire tutto. Il 16 dicembre viene emesso un mandato di arresto per Daniel Krug. Gli agenti vengono inviati immediatamente, trovandolo mentre si dirige verso lo spettacolo di danza di sua figlia. Mentre le unità di pattuglia si avvicinano, i movimenti di Daniel sembrano loro sospetti. Sembra che stia tornando verso la sua auto e gli agenti credono che possa cercare di scappare. Just get up and pump back. No, fuck. Go, 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 go. Just go. Go, 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 go. Go, go, go. Hands on your feet! Hands on your feet! Under ready. Daniel Krug viene preso in custodia senza incidenti. Nelle settimane successive la polizia termina il suo lavoro. Le prove forensi digitali, la cronologia della sorveglianza, i dati telefonici, tutto porta alla stessa persona. Gli investigatori diventano certi che Daniel Krug ha agito da solo. Ha creato un falso stalker, incastrato un ex fidanzato, manipolato sua moglie, i suoi figli e le forze dell'ordine. Dall'auto quando viene attaccata da dietro. Era un'imboscata. Aveva 2 o 3 fratture al cranio. Mentre giace a terra, sanguinante, lui la spinge, le si mette sopra e la pugnala appena sopra il cuore.